Spesso si tende a credere che il punto croce sia semplicemente una questione di filo colorato, cioè una sequenza di piccole X su un pezzo di stoffa. Esatto, è l'idea più diffusa. E invece, mettendo questa forma d'arte sotto una lente di ingrandimento, concentrandosi non sul filo, ma su ciò che sta letteralmente sotto, si scopre un universo incredibile. Parliamo di pura ingegneria tessile. Assolutamente. È un po' un capovolgimento di prospettiva fondamentale. Chi mastica questa materia sa bene che l'attenzione viene rapita dal disegno finale, dalle sfumature del cotone o della seta, dando quasi per scontato il palcoscenico su cui questo spettacolo prende vita. Il supporto, insomma. Proprio quello. Eppure, analizzando a fondo i materiali, e mi riferisco alle fonti visive e tecniche che abbiamo raccolto per questa nostra analisi approfondita, emerge un dato inequivocabile. La base non è mai un elemento passivo. Il ricamo a fili contati. E la missione non è fare un noioso elenco da catalogo commerciale. Decisamente no, sarebbe noiosissimo. L'obiettivo è proprio smontare il meccanismo. Capire come la scelta di una specifica tela bianca trasformi la stessa identica matassina in un effetto volutamente grezzo oppure in un ritratto iperrealistico, dove i punti sembrano pennellate, ecco. Che poi è la vera magia di questa tecnica. Ma prima di addentrarci nei meandri della trama e dell'ordito, c'è un principio di base, una sorta di regola d'oro che fa da fondamenta a tutta la disciplina, secondo le nostre fonti. Un faro in mezzo a un mare di tecnicismi, oserei dire. Non esistono dogmi spietati o polizie del ricamo pronte a sanzionare una scelta sbagliata. Il principio cardine è che l'atto creativo deve generare piacere. Che bella prospettiva. Sì, che si scelga la struttura più rigida e guidata o il lino più irregolare e capriccioso, si sta comunque creando arte. Il supporto tecnico migliore in assoluto è semplicemente quello che appaga le mani e gli occhi di chi lavora in quel preciso momento. Ok, analizziamo bene la cosa. Partiamo dalla prima grande biforcazione tecnica che ogni appassionato si trova ad affrontare. Il bivio tra la tela Aida, da una parte, e l'universo dei tessuti a fili singoli, come il lino e il Leven Weave. Il grande dilemma classico. Esatto. L'Aida è celebre per essere la quintessenza della praticità strutturale. Parliamo di un tessuto ingegnerizzato con piccoli blocchi di fili intrecciati che creano quadretti perfettamente definiti, tutti separati da fori evidenti. È moderna, rigida, perfetta per chi inizia o per bavaglini e strofinacci. Quello che affascina qui è proprio il trionfo della funzione sulla forma. L'Aida nasce per azzerare l'attrito decisionale. In che senso? Nel senso che la struttura stessa del tessuto fa da mappa topografica. I 4 fori agli angoli del blocco creano un percorso obbligato. Questo garantisce che ogni singola crocetta sia perfettamente identica alla precedente. Certo, fa da guida. Tuttavia, questa architettura così rassicurante e geometrica presenta un conto salato, specialmente quando si cerca di forzarne i limiti con i punti frazionati. Ah, i temuti quarti di punto o 3/4 di punto. Proprio quelli. Quando si cerca di ammorbidire una curva o creare un dettaglio minuscolo, l'Aida si ribella. Si trasforma letteralmente in una battaglia fisica. Invece di scivolare fluidamente attraverso un foro predisposto dal telaio tessile, l'ago deve perforare con forza il centro esatto di quel blocco di fili compattati. Immagino non sia piacevole. Per niente. Si va a rompere la struttura dell'Aida. Oltre a essere faticoso per le dita di chi ricama, il risultato rischia di essere visivamente goffo, perché i fili del tessuto tendono a spostarsi in modo innaturale. È il classico compromesso dell'ingegneria, no? Ottieni stabilità assoluta, ma perdi flessibilità. Sintesi perfetta. Ma per capire davvero l'Aida, bisogna padroneggiare il concetto di count, abbreviato in CUT. È il sistema di misurazione anglosassone che indica il numero di quadretti presenti in un pollice, ossia in 2,54 centimetri. La regola matematica è lineare. All'aumentare del numero del count, lo spazio si restringe e le crocette diventano più piccole e fitte. E l'impatto visivo di queste variazioni è sbalorditivo. Prendiamo l'11 count, circa 4,4 quadretti per centimetro. Una densità che potremmo definire quasi architettonica, per quanto è macroscopica. I buchi sono enormi. Rende perfettamente l'idea. Facendo un parallelo, è l'equivalente della bassa risoluzione in informatica. L'ago vola sulla stoffa, i fori sono voragini.
Tra i nostri appunti visivi c'è il ricamo di un piccolo gufo su un 11 count. Sì, lo ricordo benissimo. L'effetto finale non è semplicemente veloce da fare, ha una sua estetica precisa. È rustico, volutamente a blocchi. Ricorda quasi mosaici antichi o un'estetica molto pop e retro. Salendo lungo la scala della densità incontriamo i pesi medi, il 14 e i 16 count. Il 14, con i suoi 5,5 quadretti per centimetro, è il terreno di gioco universale. La stragrande maggioranza del disegno contemporaneo è calibrata su questa griglia. Offre un aspetto pulito. Molto pulito e arioso. È imbattibile quando si deve lavorare con la tipografia, le lettere o i motivi geometrici netti. Lo spazio negativo tra i punti permette al disegno di respirare. Mentre il 16 count, che stringe il campo a 6,4 quadretti per centimetro, è da molti considerato il compromesso aureo. Sono d'accordo. I punti si avvicinano abbastanza da iniziare a fondersi visivamente, ma la griglia è ancora leggibile senza l'ausilio di lenti di ingrandimento. C'è un esempio magnifico nei nostri materiali. Un mazzo di lavanda e rosmarino circondato da alcune api in volo. Bellissimo quell'esempio. Su un 16 count, le foglie allungate del rosmarino e i piccoli petali della lavanda riescono ad apparire curvi, organici. La natura quadrata della crocetta inizia a nascondersi grazie alla vicinanza dei fili. E la trasformazione si completa quando si raggiunge il vertice della densità per l'Aida, il 18 count, 7 quadretti in un solo centimetro. Altissima definizione. Esattamente. Qui il concetto di pixel che menzionavi prima viene sfidato apertamente. L'immagine di riferimento che abbiamo analizzato mostra le scaglie cangianti di un drago. Un livello di dettaglio incredibile. Su un 18 count, le transizioni di colore tra un verde bosco e un verde smeraldo diventano fluide. L'occhio smette di percepire le singole crocette e inizia a leggere le sfumature di colore come se fossero state stese con un pennello. È una progressione visiva affascinante, ma rappresenta solo una metà del cielo. Abbandonata all'architettura a blocchi dell'Aida, le fonti ci mettono di fronte a un bivio. Si entra nel territorio del filo contato puro, si tolgono le rotelle alla bicicletta e si naviga su una superficie composta da singoli fili orizzontali e verticali intrecciati. È un momento di transizione che richiede una consapevolezza materica completamente diversa. Chi maneggia il lino o l'Even Weave deve leggere la stoffa in modo tattile. E qui entrano in gioco termini tecnici come trama e ordito. Giusto. C'è l'ordito, i fili tesi in verticale che costituiscono la spina dorsale del tessuto, sul telaio. E c'è la trama, il filo orizzontale che attraversa il tessuto, legando l'ordito. Un po' come la trama di una storia in un libro. Bella analogia. La tecnica universale qui si chiama su due fili. Una singola crocetta non ha più un quadretto prefabbricato ad accoglierla. Deve abbracciare uno spazio calcolato mentalmente. Un'area 2x2, due fili orizzontali e due fili verticali. Quindi si costruisce l'architettura del punto nel momento stesso in cui lo si esegue. Precisamente. E richiede molta più concentrazione. Ma c'è una distinzione vitale da fare tra il lino puro e i tessuti Even Weave. Da lontano potrebbero sembrare intercambiabili, ma il comportamento sotto le dita è agli antipodi, vero? Direi di sì. Il lino puro è organico, è un tessuto vivo, ha una sua volontà. Conserva le cosiddette fiammature, quelle naturali irregolarità della fibra di lino per cui un filo può essere improvvisamente più spesso o più sottile del suo vicino. Questo lo rende molto artigianale. Quelle irregolarità sono l'anima stessa del lino. Conferiscono all'opera un aspetto rustico e un peso storico inarrivabili. Però questa bellezza organica esige un tributo. Quale tributo? Poiché i fili non sono uniformi, il conteggio deve essere precisissimo. L'area 2x2 non formerà mai un quadrato geometricamente perfetto. Bisogna guidare l'ago assecondando la stoffa, non forzandola. E l'Even Weave, invece? L'Even Weave, che comprende misce come la bellana o le miane, imita in lino ma il trionfo della simmetria. Ogni singolo filo è filato con uno spessore identico agli altri. Non ci sono sorprese. A questo proposito, spulciando tra i consigli diretti delle fonti, c'è un trucco straordinario. Un pro tip per chiunque voglia sperimentare il brivido del filo contato per la prima volta. Immagino quale sia.
La mossa più intelligente non è lanciarsi subito sul lino irregolare, ma approcciarsi a un even weave da 28 count, come il Britney per intenderci. È stabile, non cede ed evita il disorientamento totale di perdere il conto. È un ottimo consiglio d'ingresso. E poi c'è una curiosità matematica favolosa. Un 32 count ricamato su 2 fili è grande esattamente quanto un AIDA 16 count, al millimetro. La matematica applicata alle arti tessili. Stessa dimensione finale, ma un risultato estetico diametralmente opposto. Sull'even weave o sul lino, il filo di cotone sembra appoggiarsi con grazia sulla superficie. Lo sfondo scivola via risultando impalpabile senza i grandi fori dell'AIDA. E parlando di densità estreme, la magia dei count elevati sui lini pregiati è indescrivibile. Il 28 count è il palcoscenico naturale dei classici imparatici tradizionali. Il 32 count stringe le maglie, offrendo dettagli botanici impareggiabili. E il 36 count? Lì la materia sembra sfidare la vista. Nelle fonti c'è questa fotografia di una fenice ricamata sul lino 36 count. I fili di sfondo sono talmente minuti che scompaiono. Le fiamme, le piume si fondono in una densità tale che sembra letteralmente un dipinto. La scomparsa del supporto a favore dell'immagine pura. Ma, per quanto la densità sia cruciale, c'è una variabile che altera la chimica visiva in modo ancora più evidente. Qui la cosa si fa davvero interessante. Spostiamo l'attenzione dai fili al potere del colore di base, lo sfondo, perché il bianco non è sempre la risposta. Mai darlo per scontato. C'è un esperimento comparativo illuminante tra le nostre fonti. Lo stesso identico soggetto, una rosa, cambia radicalmente anima a seconda del fondo. Sulla Ida bianca si hanno colori vividi, una luminosità classica. Ma se spostiamo la stessa rosa su lino grezzo, un color corda naturale, l'atmosfera si scalda. Diventa orgogliosamente antico. Le tonalità calde del lino assorbono in parte la saturazione del filo. E su una Ida azzurra? Lì c'è un'interazione sognante e tenue con i colori. Diventa tutto molto etereo. E poi c'è il lino nero, un contrasto drammatico, dove i filati, specialmente quelli metallici, sembrano emettere luce propria, come se avessero dei LED all'interno. Un effetto scenografico incredibile, sì, e aggiungerei che esistono tessuti che sono già opere d'arte di per sé. Lini sfumati a mano, perfetti per le transizioni tra cielo e mare nei paesaggi marittimi, o even weave stampati digitalmente con motivi vintage. C'è persino l'Aida materica. L'Aida materica. Sì, usa filati misto lana su trame molto grossolane. Se ricamata con fili di lana spessi, restituisce l'effetto tridimensionale di un arazzo medievale. Affascinante. Sintetizziamo un attimo il tutto collegando queste nozioni all'uso pratico, quella che potremmo chiamare la scatola degli attrezzi, per chi ricama. Ottima idea! La scelta dei materiali in base allo scopo è essenziale. Ad esempio, l'Aida di lana, un misto lana-acrilico, è morbidezza pura, ideale per le copertine da neonato. E per tovaglie o lavaggi frequenti? Lì entra in gioco la Lugana 25 count, un misto cotone formidabile, la vera campionessa di resistenza. Mentre i lini Belfast 32 count ed Edimburgo 36 count sono i top di gamma in puro lino, riservati ai quadri di pregio da incorniciare. Senza dimenticare la tela Hardanger 22 count, nata appositamente per il punto antico nordico. Ma tutta questa poesia materica si scontra con un problema pratico ineludibile. La matematica. Il terrore di molti. Esatto. Come si fa a calcolare quanta stoffa serve per non rimanere a corto proprio sul più bello? Nessun panico. Se colleghiamo questo al quadro generale della pianificazione, la soluzione è rassicurante. C'è una formula segreta, o meglio, una formula precisissima. Numero di punti dello schema diviso i punti per centimetro del tessuto scelto. Il risultato è la dimensione in centimetri. Mettiamo a terra la formula con un esempio pratico. Si prende uno schema di 100 punti per 100 punti. Su un AIDA 14 count, che ha 5,5 punti per centimetro, il disegno sarà grande 18,2 centimetri. Perfetto. Ma sullo stesso schema, usando un AIDA 16 count che ne ha 6,4 per centimetro, il disegno si rimpicciolisce a 15,6 centimetri. Un salto notevole. Però attenzione, le fonti lanciano un avvertimento cruciale su questo punto, direi vitale. Il margine. Sì, bisogna sempre aggiungere dai 5 ai 10 cm di margine di stoffa vuota per ogni singolo lato. Sempre.
Assolutamente. Altrimenti si rischia il disastro totale al momento dell'intraiatura. Non c'è niente di peggio che finire un capolavoro e rendersi conto che non c'è stoffa sufficiente per incorniciarlo. È un incubo logistico che si può evitare con un semplice calcolo preventivo. Quindi, cosa significa tutto questo? Alla fine del nostro viaggio tra trame e orditi, comprendere la differenza tra una tela Aida e un lino, tra un count 11 e un microscopico count 36, significa avere il controllo totale sull'effetto finale di un progetto. Si passa dal rustico all'iperrealismo con una semplice scelta iniziale. E ricordando l'immagine della lente di ingrandimento da cui siamo partiti, il tessuto migliore è e resta solo quello che rende felici mentre lo si ricama. Questo solleva una domanda importante, una riflessione conclusiva da lasciare a chi ci ascolta. Abbiamo visto come, passando da un AIDA 11 count a un lino 36 count, lo sforzo tecnico aumenti enormemente. Esponenzialmente, oserei dire. E tutto questo solo per far scomparire la griglia di base e far sembrare il ricamo un dipinto, celando la natura stessa del filo. Vero. Viene da chiedersi perché nell'artigianato il massimo traguardo della tecnica spesso coincide con la capacità di nascondere il materiale di supporto, creando una perfetta illusione ottica, un tentativo di imitare la pittura o, in chiave moderna, l'arte dei pixel digitali che fa dimenticare la griglia di partenza. È un pensiero profondo. La fatica immensa di nascondere il mezzo per esaltare solo l'immagine. Sicuramente uno spunto su cui meditare la prossima volta che si osserva da vicino un'opera fatta a mano. Grazie per averci accompagnato in questa analisi approfondita. Continuate a esplorare, a imparare e soprattutto a creare. Alla prossima!